Ciao, salve, bentornati e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Abbiamo appena visto il timelapse del nostro setup per questa sera. Sono qua oggi con Andrea e Federico, un grande piacere, li vedremo anche dopo, e facciamo un pernottamento invernale, chiamiamolo così solo per il freddo, per il resto sembra autunno. Vi faccio vedere. Come vedete abbiamo anche un lupo manaro che gira qua. Volevo provare questo yurta o cote, come viene anche chiamata, o cota, che praticamente è un po' una tenda che viene usata dagli scout in Germania o trova origine anche in Scandinavia, e a volte viene appunto anche chiamata yurta, che però è un po' una cosa diversa, che arriva dalla Mongolia, e sopra un po' tonda. Questo, come vedete, come avete appena visto, come vedremo anche adesso, è triangolare con dei pali esterni che tirano su la struttura. Direi che andiamo a vederla un po'. Ok, eccola qua, vedete i pali che sono all'esterno con cui l'abbiamo tirata su in mezzo appunto c'è questa croce che viene attaccata negli angoli dove vanno assieme questi 4 teli e viene tirata su. Questo è il modello S45. S45 perché qua appunto abbiamo dei muri che si alzano per 45 cm. Qua praticamente all'interno sono legati, e poi c'è questa parte sopra che se piove li lega assieme. Ok, qua siamo sull'altra parte, proviamo a dare un'occhiata dentro anche, ed è bello spazioso e grande. Ok, qua lo spazio, come vedete, è bello grande, riesco a stare in piedi. Penso che qua in mezzo faremo un piccolo fuoco. Adesso qua faremo un piccolo fuoco, veramente piccolo, cerchiamo di star piccoli. L'aria entrerà un po' da qua e fuoriesce poi da sopra dove c'è l'apertura, che ci sia un po' l'effetto camino che tiri fuori l'aria. Qua tranquillamente ci stanno anche 4 persone, 4-5 persone qua intorno a dormire, lì magari senza fuoco in mezzo, ma giusto per farvi capire, qua questo è un lato. Adesso vi piazzo qua. Sì, un lato qua fa 1,5 metri buono. 1, 2, 3, 4, 5 persone con calma. È un bel fuoco in mezzo. Come vedete adesso qua in mezzo abbiamo preparato un po' il fuoco. Abbiamo messo un po' di terra dentro. Federico sta mettendo ancora dei sassi. Un bel strato di terra abbiamo messo perché comunque qua è un po' secco. Allora il fuoco non è proprio al centro, lo abbiamo spostato un po' in avanti perché da qua, dall'entrata, abbiamo lasciato un po', come vedete c'è uno spazio dove entra l'aria e poi tira verso in su. E non è proprio al centro sotto l'uscita sopra, ma un po' in avanti, un po' più in avanti, perché da qua tira poi in su, il fumo andrà un po' in là e su. Se viene spostato troppo in mezzo, troppo vicino ai nostri sacco a peli o dormitori, praticamente ci becchiamo noi il fumo, quel fumo che ci sarà all'inizio o magari la notte quando fai ogni tanto di nuovo fuoco.
Gombo e 210, come avete visto, dai bei grandi pezzi, e anche si può usare facilmente con 2 mani. In un caso del genere molto comodo e più efficace. Volevo farvi vedere, Andrea, ci fai vedere quell'accetta? Praticamente cos'è? È un'accetta della Rolson. Della Rolson. Rolson. Molto leggera. Leggera, bella, un taglio incredibile. È molto una buona impugnatura. piccola, sta in ogni zaino. Guardate che taglio, mi spizzano via i pezzi. Penso che l'ha presa su Amazon, cercherò di trovarla e mettere il link sotto in descrizione. Legna pian piano, ne abbiamo un po', direi per qualche ora dovrebbe bastare. Anche da questa parte ormai è un'ora che facciamo solo legna? Sì. Abbiamo paura di morire di freddo. Com'è che hai detto prima, Andrea? La legna scalda 3 volte. La legna scalda 3 volte. Quando la tagli, quando la intassi e quando la bruci. Direi che è ora di provare a far fuoco. Ci sono già maestri al lavoro. Buongiorno a tutti quanti. Sì, ieri sera ho fatto un paio di riprese, ma comunque non è facile fare delle riprese quando sei anche con altre persone, cioè al rispetto di altre persone. Sono abituato ad essere da solo e quando sono da solo magari parlo con la telecamera e in quel senso con voi, e quando ci sono altre persone ovviamente la compagnia che si ha è la cosa migliore che esiste, e lì una telecamera magari è superflua. Comunque ho girato qualche immagine, magari ve le faccio un po' vedere. Abbiamo, come avete visto, messo su la yurta e la cote, e all'interno siamo riusciti a fare fuoco. Questo fuoco più tardi abbiamo dovuto alzarlo un po' perché sì, c'è molto abete qua, l'abete ogni tanto scoppiava e c'erano i pezzetti che andavano in giro, una cosa un po' pericolosa. Alzando il fuoco, le pareti sui lati, adesso lo vedremo poi anche meglio. Questa cosa funzionava meglio. Qua il fuoco l'abbiamo appunto rialzato di questi 20-25 centimetri intorno, perché appunto la legna scoppiettava. E inoltre questi sassi si scaldano, questi sono ancora caldi e probabilmente da ieri sera ancora, e tengono ovviamente ancora più caldo l'interno. Abbiamo fatto un sacco di cose, dei piccoli mestoli, pinzette, sedie, ci siamo messi a posto, ci siamo accampati per bene, e tutto in questa cote, tutto in questa tenda. Non mi piace chiamarla tenda perché è un'altra cosa. Vorrei farvi vedere un paio di attrezzi che sono stati costruiti. Qua abbiamo un mestolo per fare la polenta, poi un frustino per la polenta. Frustino per la polenta. Perfetto. Poi una pinza cinese fatta dai cinesi. Sì. Qua serve per mangiare oppure per ok, sopra un elastico semplice, basta mettere un bastoncino. ok, perfetto. Poi di là, se mi fai anche un po' di luce, qua abbiamo una mini panchina, e qua mi sto facendo un piattino
per la piccola bistecca dopo. Poi abbiamo avuto anche visite, è passato Marco e Joel a visitarci. Non quello da mezzo chilo da ma col caffè 250, che è un po' più subito, piccolino. Io ci volevo 50. Io ho portato la farina, Vuoi il la sale camicia? per fare il pane. Non devi evitare. Pastina con un pastino di infili dentro tutto qua, tac, caffè della Lilli. Poi su questa gavetta qua ci va un altro. Vai, 7 appoggiati che la Violetta. No, ma non voglio farmi male. Già mi mordeva prima. Ah. Guarda, si sta già guardando male, molto male. Non mi guarda mai. No. È che prima aveva l'ascia in mano, cos'è che avevi in mano? E lei Bastone. si vedeva Ho già capito che è una persona. No, stavo portando in giro dei tronchetti. dei tronchetti, esatto. Tutto lì. E ti fa Comunque male il sto mio già padrone. registrando. Molto bene. Perfetto. Niente, Un po' naturali. sono venute delle visite, no? Facciamo un po' il giro qua. Quello è quello di cui vi ho parlato in un altro video. Quell'altro anche. Quell'altro, no, quello. Prima parliamo di lui. Marco comunque, Joel e vabbè, Andrea e Federico li conoscete da un saluto a tutti quanti voi. Poi faccio un taglio. Ciao. Il bello è che si può tagliare, si può Vieni dire qua, anche guarda, cavolate adesso e poi fai di nuovo il serio. Io sto preparando la griglia. La griglia? Sì, è il mago delle griglie. Mio cugino ha rubato un carrello Della della spesa. spesa, l'ha Sto tagliata a ancora metà. registrando. Ha rubato. Ciao Ale. Mio cugino. Esatto. L'ha tagliato a metà e ci grigliano L'amico del la mio qualsiasi cosa. Ma di solito era uno che conosco. Uno che mi ha raccontato un amico di uno che conosco. Boom. Salutiamo ancora una volta tutti quanti assieme. Ah sì, è vero. Ok, dai. Un saluto a tutti, ciao. Buone feste. Ma non Buon so se anno. lo metto su prima. Diciamo buon anno. Beh, Diciamo sarebbe- buon anno. Dai. Buon anno a tutti. Buon anno a tutti. tutti. Buon anno! Visto che siamo Buon anno agli nuovo. sgoccioli, Prova a farlo prima dell'anno nuovo. E niente, da lì poi è partito uno con un paio di salsicce, se non sbaglio è stato Marco e sì, sapete com'è. Allora, pian piano qua si inizia a cucinare. Dal piccolo fuoco di prima è uscita una cucina da campo. Puoi proporlo come cucina da campo. Bellissimo il video del fuoco rialzato. Chi è che ha messo lì il pane? io. Ah, Ti dà fastidio? no. Dai, Basta, basta. non è che taglierino? Aspetta che arrivano i funghi allora. Hai mangiato anche la ciccetta? No, basta un pezzo. Allora, e questo? Wow. Ma potrei anche tagliarlo Fai degli... per tutti. Chi vuole prende. Mi sa che ho messo un po' poco sale. Penso che sapete esattamente com'è. Niente, abbiamo fatto anche del pane, polenta, salsicce, bistecca. Sì, c'era da mangiare ancora per altre 5 persone, comunque abbiamo finito tutto. Vediamo come fa i piccoli panini Andrea. Sulla pentolina. Ha portato già un po' di pasta da casa. E poi praticamente qua si vede il risultato. A farli molto fini. Molto fini. La sera, la notte c'erano, penso intorno ai 0 gradi, forse neanche meno. Non era una notte fredda, io avevo troppo caldo nel sacco a pelo e niente, anche gli altri ho sentito che non era freddo e abbiamo messo il termometro all'interno e misurava 2-3 gradi stamattina. Volevo farvi vedere la temperatura qua all'esterno. Abbiamo messo su termometro. Al momento abbiamo meno 3 gradi sono. Allora qua all'interno non so se si vede bene, 4 gradi. Sì, 4 gradi. Ora è tempo di bere un caffè, fare un po' di colazione, non restiamo a lungo e
poi dobbiamo mettere ovviamente tutto assieme, lasciare tutto come era prima. Ma andiamo un po' a vedere con un po' di luce com'è all'interno. Il lupo mannaro. Ecco qui si vede come fuoriesce il fumo, tira veramente bene. Vediamo un po'. Qua adesso abbiamo aperto un po' l'entrata ed ecco Federico e Andrea. Scusate un attimo, ci sono 2 o 3 persone che vorrebbero vedere all'interno. Ok, allora lì ha dormito Federico, poi laggiù in fondo ho dormito io e qua Andrea. Come vedete la cucina, ora orario di caffè, ognuno ovviamente la sua mocca, ognuno ovviamente suo pentolino e tutto, e là sopra esce il fumo. Qua intorno abbiamo messo, come vedete, anche un po' di roba perché ovviamente la mattina col freddo l'aria tira dentro e si sentiva un po'. E niente, un video un po', volevo farvi vedere un po' questo accampamento che abbiamo fatto, anche se non ero sicuro di fare riprese appunto per il motivo che ho detto prima, compagnia non è mai facile, o per me almeno non piace, mi sembra che disturbo con queste telecamere. E niente, direi che per questa volta è tutto. Come sempre troverete in descrizione, siccome non abbiamo parlato molto di materiali o di robe che abbiamo portato con noi e so che vi interessa, in descrizione troverete tutti i vari link, ad esempio dell'accetta di Andrea o di vari materiali che abbiamo portato con noi. Oggi o in questo video non volevo parlare più di tanto di quello, ma troverete tutto in descrizione, come anche magari la ditta che vende queste tende. E niente, grazie della visita, Grazie a te dell'avventura. Ospitalità. Adesso dobbiamo dire in collo, per queste volte è tutto. Quello l'ho già Arrivederci. detto. Grazie. Direi che per questa volta è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto. Ciao 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 ciao.